Ciao a tutti ragazzi, oggi è il 12 agosto 2025 e in questo video vedremo come poter firmare digitalmente in remoto tramite un servizio di poste.it un nostro documento, come ad esempio un PDF o nel mio caso mi serve un PDFA. Presto arriverà anche un altro video su come depositare online in maniera semplice un brevetto e lì mi richiedono appunto un PDFA legalmente firmato, quindi digitalmente firmato. Tra le tante opportunità disponibili online o anche fisiche, come per esempio l'ausilio di una chiavetta USB o di una smart card, ho scelto un servizio remoto e quello delle poste è quello più attinente alle mie necessità ed è anche, tra virgolette, quello più facile. Vi dico già che costa, se non sbaglio, 45 euro. Quindi vediamo come si fa. Inizia il tutorial. Si va in area personale, quindi intanto sono entrato su poste.it, quindi digitate poste.it o www.poste.it. Vado in area personale, qui mi chiederà di autentificarmi con i miei dati. Nel mio caso mi ha già autentificato, vedo il mio nome qui in alto a destra, Alex Salletto, però nel caso entriate per la prima volta ovviamente dovete essere loggati in poste.it. Mi raccomando, se non lo sapete, nella maggior parte dei casi il vostro username è formato dal vostro nome, punto, cognome, tutto attaccato, tutto piccolo. Dopodiché la password, quella dovete saperla. A questo punto, dopo aver effettuato l'accesso, in alto a sinistra trovate vai a poste.it, quindi cliccatelo. Siamo tornati nella pagina iniziale, ma già siamo entrati nel sito, andiamo a cercare quello che ci interessa, quindi andiamo a cerca nel sito. Clicco e qui sopra devo cercare firma digitale remota, eccola, quindi clicchiamola direttamente e mi porterà sulla pagina della firma digitale remota. Mi dice qui che mi costa 45 euro quella base, durerà 3 anni, attivazione completamente digitale, software gratuito per la firma, ok, si chiama Poste Go, una roba del genere, adesso lo vediamo. Utile nella gestione delle pratiche digitali verso enti imprese, ok, quindi scopri di più, andiamo su scopri di più. Quindi andiamo su acquista. Quella base per apporre soltanto la firma digitale, che è quella che serve a me, costa 45 euro e dura 3 anni e posso sottoscrivere documenti digitali a valore legale. Dopodiché c'è anche quella con la marca temporale, ci sarà scritta anche la data, praticamente costerà 50, oppure si può comprare quella firma digitale remota, poi aggiungere più in là la marca temporale, solo che costerà circa 1-2 euro in più, quindi pagando la differenza che poi costa circa 60 e qui sono 55, quindi conviene, se vi serve questa, comprarla direttamente. Nel mio caso comprerò la prima, quindi vado a acquista. Mi devo autentificare tramite la mia app, tramite Speed o account poste verificato. Io utilizzo Speed perché ce l'ho sul telefonino ed è semplice così. Vado su continua. Mi spunta la pagina dove devo inquadrare col telefonino il codice ID, quindi apro sul mio telefono la mia app Poste ID per poter inquadrare quel QR code, quindi nella prima pagina di Poste ID c'è scritto autorizza con QR code, lo clicco, sto inquadrando fisicamente sul mio computer quel quadratino che vedete e appongo sul mio telefono la mia firma digitale, il mio fingerprint, quindi la mia impronta. A questo punto sono entrato di nuovo su Poste Italiane, essendomi però verificato tramite Speed. Quindi adesso di nuovo andiamo in alto a destra e andiamo a cercare quello che ci interessa, quindi quello che abbiamo scritto prima. Firma digitale remota. Adesso vado di nuovo su scopri di più, vado su acquista quella da 45 euro. Adesso ha tutti i miei dati anagrafici perché appunto mi sono fatto riconoscere nel mio caso tramite Speed. Vedo il nome, il cognome, il codice fiscale, l'email, il numero del cellulare, ovviamente sanno tutto perché ho già consegnato questi dati, avendo delle poste pay e il conto BancoPosta, li ho consegnati già alla posta, quindi dovete farlo precedentemente. Sotto mi chiede la mia professione.
Andando giù, clicco su seleziona e siccome non so quale mettere, sono geometra, ci metto geometra, ok? Clicco la G, no, geologo no, quindi vado su geometra e siamo a posto così. Quindi clicco il quadratino qui ai sensi eccetera eccetera e vado su continua. Selezionando accetto dichiaro di aver preso visione, accettato e ok, ovviamente devo fare accetto. Devo scaricare questo, proposte e condizioni generali, firma remota, digitale remota, lo scarico, lo metto sul desktop, è il contratto PDF, ok, mettiamolo sul desktop ed eccolo qui, non lo apro nemmeno. Vado su accetta, tanto devo accettare per forza, se no non va avanti, vado su accetta. Richiedo che il mio certificato sia inserito nel registro pubblico certificati qualificati di firma digitali emessi da Poste Italiane. Ma sì, va bene, che me frega. Quindi visualizza informative e privacy. No, vado su continua. Quindi prodotto firma digitale remota, importo 45 euro, codice sconto non ce l'ho, quindi non posso inserirlo. Vado giù, opzioni di pagamento, scegli il metodo, opzioni di pagamento. Quindi carte PostePay o Banco Posta. Ok, clicco qui e vado su continua. Vediamo insieme come si fa. Allora, firma digitale remota, ordine, numero ordine, includi operazione, entro 9 minuti. Quindi abbiamo 9 minuti e mezzo per poterlo fare, 45,75 euro. Vado giù. Inserisco il numero di telefono, tanto ce l'hanno prima un attimo, il numero dovrebbero già averlo, quindi posso, sì, autorizza in app, va benissimo così, per inserire momentaneamente non disponibile, perfetto, l'Italia funziona così. Ok. Operazione negata, il pagamento non è stato autorizzato, quindi paga con PostePay, sì, paghiamo con PostePay, va bene, tramite carta, ok. Quindi l'email c'è già, devo inserire i miei dati della carta, ok, devo inserire la scadenza ed è quella lì, perfetto, quella è la mia carta, la riconosco, vado a inserire il mio CVV, le 3 cifre che sono dietro la carta. Ok, adesso che l'ho fatto vado su ho letto e compreso l'informativa privacy e vado su continua. Avvio pagamento, vediamo che succede, vediamolo assieme, non l'ho mai fatto prima, lo sto facendo con voi approfittando per fare questo tutorial. Ok, devo andare sul mio telefonino e controllare, fare ID check. Vediamo, mi è arrivata un messaggio, ecco dalla posta, vado a cliccare, si apre, nel mio caso si apre, un attimo che appena si apre ve lo dico, un'autorizzazione, vado su autorizza, perfetto, metto l'impronta digitale, dovrebbe essere l'app Posta, ok? Che ha lo sfondo giallo con la P davanti. Infatti se torno alla home va su Posta, infatti sono andato mi è arrivato nell'app Posta, dovete averlo tutti perché tra un po' la PostePay e il Banco Posta non esisteranno più, probabilmente già Banco Posta non esiste più. Quindi vai e gestisci firma, quindi completa l'attivazione, ti abbiamo inviato un'email di conferma all'indirizzo di posta elettronica associato, ok, nella quale troverai un PIN temporaneo e le istruzioni per completare l'attivazione della tua firma digitale remota. Attenzione, hai 90 giorni di tempo per completare l'attivazione. Perfetto, io lo faccio subito. Quindi vado nella mia posta, indirizzo di posta. Questa è l'email che mi è arrivato il PIN da copiare, che è questo qui, il PIN temporaneo. Adesso vado su Crea PIN, firma. Clicco, si apre la pagina, inserisco il PIN temporaneo e vado avanti. Adesso devo creare il mio PIN firma e lo inserisco qui. E adesso vado su conferma. Perfetto. Adesso mi arriva sul telefonino il codice OTP. Devo cliccare su richiedi codice. Clicchiamo. È appena arrivato l'SMS, clicco sul mio telefonino e lo inserisco. Ecco fatto, vado su conferma. L'attivazione è avvenuta con successo. Perfetto. Il tuo PUC è questo qui e magari me lo salvo, non si sa mai.
Attenzione, il codice PUC ti viene mostrato solo ora, memorizzalo con attenzione, se lo smarrisci non potrai recuperarlo e quindi abbiamo perso le 45 euro. Quindi vado a farlo vedere di nuovo, faccio uno screenshot della mia schermata, ecco qui lo screenshot, ho cliccato il tasto stamp del mio computer, nel caso non sappiate farlo si fa in questo modo, e vado a salvarmelo sul mio computer. Bene, vai a gestisci firma. Va bene, allora voglio ricevere una notifica sull'app Poste ID. Ora sono all'interno sul mio telefonino dell'app ID e infatti c'è scritto autorizza firma digitale remota. Quindi ci clicco e autorizzo. Ecco fatto, mi chiede di nuovo la mia impronta digitale, la inserisco e ho fatto tutto. Come potete vedere dal PC si è sbloccata la pagina e vediamo che succede. Eccola qui, finalmente ho la mia firma digitale attiva, eccola qui, quindi acquista non serve più, è attiva. Bene, ho fatto tutto. Adesso dobbiamo andare sull'applicazione che ho scaricato, che se non l'avete fatto prima andate su scarica software, cliccate e qui dovete scaricare, dovete cliccare qui il sistema operativo che avete, come ho fatto vedere prima io ho Windows 11, dopodiché dovete scaricarla. Io ce l'ho già, quindi vado sul mio computer, vado lì dove l'ho scaricata e clicco, vado su apri, così la installa. La sta spacchettando, quindi io chiudo tutto in alto, non ho nulla di aperto, quindi vado su avanti, accetto, avanti, solo per l'utente corrente, nel caso abbia più utenti nel mio PC, avanti. Seleziono i componenti da installare, collegamento menu start, collegamento sul desktop, sì, mettiamoli tutti e due, avanti, bene, installa, è stato installato, chiudi. Bene, vediamo come funziona il programma. Ce l'ho qui in alto, firmo ok, clicco e si apre il programma. Eccolo qua. Allora, a noi interessa firma e poi magari vediamo anche la verifica, il resto non ci interessa. Quindi apriamo il nostro, per esempio il nostro PDF, nel mio caso ho questo, prova Panda, ho creato questo, va bene. Quindi questo PDF posso trascinarlo direttamente su firma, oppure lo cerco cliccando firma. Si apre questo, a noi non interessa firma con un dispositivo perché non abbiamo nessuna chiavetta o tessera magnetica, abbiamo firma remota, quindi clicchiamo firma remota, entriamo con credenziali Poste IT. Andiamo avanti su avanti. Si aprirà questa pagina, quindi dobbiamo mettere la nostra password del sito Poste. E andiamo su accedi. Quindi si apre, quindi diventa funzionante il nostro, come si chiama? Firma ok della posta, diventa funzionante. Qui mi fa vedere il nome del mio PDF, quello che ho appena trascinato lì sopra, su firma. Qui inseriamo il nostro PIN, quello che abbiamo scelto prima. Andiamo a salva come, verrà salvata con lo stesso nome nello stesso posto però con l'aggiunta di signed, quindi signed PDF. Quindi qua c'è scritto cifra il documento al termine della firma, non mi interessa, distruggi il documento originale al termine della firma, non mi interessa, aggiungi firma PDF, va bene, altrimenti mi avrebbe detto busta crittografica oppure documento XML, ma a me va bene PDF. Qui c'è scritto richiedi marca temporale, no, non possiamo farlo. Firma invisibile, se io non voglio che ci sia nessun disegnino sul PDF che creo, perché alla fine vedrete ci sarà un disegnino, ma non dispiace, anzi fa vedere alle persone che è tutto in regola. Poi oppure firma grafica, modalità avanzata, oppure firma con opzioni di default. Allora, facciamo quella grafica modalità avanzata, vi faccio vedere il perché, così scegliamo dove mettere questo disegnino che fa vedere che il nostro PDF è firmato. Andiamo su avanti, apri documento, facciamolo così vediamo che è tutto a posto, bene, è il mio documento, quindi il sito, l'applicazione si assicura che il documento sia quello giusto, clicco su dichiaro di aver preso visione e vado su avanti.
Adesso abbiamo scelto quella avanzata per poter scegliere dove mettere questo, ok? Io questo l'ho creato io, però se quello originale, io ho scritto post ID, ho fatto così, se voglio quello originale vado qui e mi scelgo quello originale, apri, ecco, questo è quello originale che vedrete voi. Posso metterla in alto a destra, posso averla più grande, più piccola, ok? Mettiamola un po' più piccola in alto a destra che non dà fastidio a nessuno. Dopodiché posso anche ingrandire per vedere come verrà scritto qui, anzi allarghiamola un pochettino. Ok, e quindi chiudi e andiamo su avanti. Chiede il mio OTP, mi arriva sul telefono, in questo momento sto prendendo il telefono perché mi è arrivato l'OTP sotto forma di SMS, quindi questo, ecco fatto. Operazione conclusa, quindi andiamo su fine, andiamo a vedere il file che mi ha creato, che è questo qui, dove c'è l'estensione Signed, lo clicco, si apre ed ecco come me lo ha creato. La firma è stata messa qui sopra con dei dati, di solito il nome e cognome, possiamo anche utilizzare soltanto un disegno e così via. Quindi chiunque vede questo PDF vede che è firmato, però da cosa lo capisce? Perché chiunque avrebbe potuto mettere un pennino disegnato con nome e cognome, lo capisce in questo modo perché chi riceverà il tutto, visto qui c'è scritto verifica, prendiamo questo PDF Panda prova con la firma, lo mettiamo su verifica ed ecco che esce con tutti i dati della firma, perché la firma viene, diciamo, impressa nei dati del PDF, anche se non è visibile guardando il PDF, perché potevamo anche scegliere di non averla visibile. Qui è tutto a posto, la firma è integra, la firma rispetta la determinazione 147/2019, il certificato è attendibile, la firma ha validità legale, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, ecco a cosa serve il secondo pulsante, il primo, il secondo e poi gli altri non ci interessano. Il tutorial è finito. Per inciso, la creazione di questi video mi porta via tantissimo tempo, lo faccio volentieri, cerco di creare dei video semplicissimi per voi con le freccette, i riquadri, faccio vedere tutti i miei movimenti, quello che guadagno e anche quello che perdo. Quindi vi chiedo da parte vostra un bel mi piace, un'iscrizione al canale, magari un commento scrivendo mi sono iscritta al canale, a noi fa tanto piacere. Per chiunque voglia abbonarsi al canale mi offre un caffè ogni mese con 99 centesimi e per chi vuole dirmi grazie per uno specifico video che era quello davvero che aspettava da tanto tempo e finalmente ho risolto i suoi problemi, può cliccare qui sotto su un bel super grazie facendo una piccola donazione. Vi ringrazio e adesso continuiamo col video. Mi auguro che vi sia servito. L'ho fatto passo passo, di solito sono chiaro quando spiego le cose. Buona giornata a tutti, ciao!